Occhio di lince, ciao, mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi la lezione sarà veramente spettacolare, il tema è posizione con la testa in giù. Utilizzerò dei piccoli attrezzi, la sedia, utilizzerò le sbarre, le corde per chi magari anche ha una spalliera a casa. Bene, state attenti perché cercate di vedere questo video fino alla fine che ci saranno veramente delle cose molto belle. Allora, iscrivetevi al mio canale, schiacciate la campanella di avviso per vedere tutte le mie video lezioni. Fate un commento e mettete i like, così diamo la possibilità di tante persone di vedere questa lezione. Ok? Andiamo alla pratica. Bene. Oggi vi spiegherò come mettere la testa in giù senza fare la posizione classica del Sirsasana, quindi senza mettere i gomiti, ma essere appesi. Prima lo farò con le corde alle spalliere, per cui magari se uno ha una spalliera a casa cercherò di dare passo a passo per quanto riguarda questa posizione. Allora, se vedete, io ho questa cinghia molto spessa, grossa, ho comprato alla Decathlon. È un supporto, è una specie di imbragature che utilizzano per mettere poi dopo i pesi per fare magari dei sollevamenti, non so, le flessioni delle braccia, quindi flessione dei gomiti, e quindi è un attrezzo che costa veramente poco, costeranno da 5 a 10 euro. Poi i moschettoni, se vedete questi grossi moschettoni, e due corde che poi ho preparato, adesso faccio vedere, ho preparato questo nodo, se poi dopo volete e siete interessati vi spiego come si fa questo nodo. È una corda che poi utilizzo per fare tante altre posizioni. Allora, se vedete, semplicemente passo all'interno e aggancio alle spalliere. Questa è una spalliera che poi ho fatto fare, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di spalliera che va benissimo. Per far sì che poi dopo io metta la testa in giù, devo stringere la parte superiore. Stringendo la parte superiore diventa un po' più, possiamo dire, la presa è un po' più, è meglio, la presa è meglio verso il bacino. Attenzione, questa fascetta, questa fascia dovrebbe essere esattamente in questa zona. Quindi non in alto, non troppo in basso, non tanto verso i glutei, ma qui dove c'è l'osso sacro, l'omo sacrale. Ok? Facciamo un passo a passo. Io mi metto e mi prendo la corda in cima, vedete che poi ci sono i gradini, e appoggio i piedi sul primo o secondo gradino e trovo la posizione sull'osso sacro, un pochettino verso il tratto lombare ma non troppo. Ok, aggancio, semplicemente vado su con le gambe, piego, vado ancora più su finché poi io sia già praticamente con la testa in giù. È questo passaggio che sarà un pochettino più complicato alle persone che hanno paura di mettersi la testa in giù, non vogliono staccarsi le mani dalle corde. Piano piano io tolgo una mano, appoggio al pavimento,
per essere sicuro che io stia bene, tolgo l'altra, appoggio le mani, cerco esattamente vedere se ha un aggancio bello saldo, i glutei miei sono fuori, rilasso intensamente la testa, porto sempre su le gambe, non cercate di avere paura perché siete belli incastrati qua, potete allargare un pochettino di più le gambe come volete e stendere poi le gambe. Piano piano tolgo un braccio, tolgo l'altro e braccia conserte intensamente in basso. Allora, potete comunque restare con le mani a terra. L'importante è che la testa e il viso siano veramente rilassati. Mettiamo che io riesca e incrocio le braccia intensamente in basso. Chiudo gli occhi e sto lì. Posso starci da 1 a 2 per chi è già abituato, da 3 a 5 minuti in questa posizione. Per uscire, allora, la prima cosa, io vengo con la testa e guardo il soffitto, prendo la corda o i moschettoni, piego le gambe, potrei anche fare la posizione con la testa in giù anche in Baddha Konasana, ok? Quindi rimango nella posizione in Baddha Konasana con la testa in giù per aperture delle anche. Bene, prendo il moschettone o la corda, vengo su con la testa e comincio a camminare coi piedi sulla spalliera. Piano piano scendo. La prima cosa da fare è appoggiare la fronte su un listello e rimanere lì un attimo finché si ripristina un attimo la posizione. E stop e vengo fuori. Allora, per chi non ha mai fatto questa posizione, non è così tanto una passeggiata. Per chi invece ha già una dimestichezza, questa posizione veramente è spettacolare, anche perché poi ribaltare la testa in giù, quindi ribaltare tutto il sistema digestivo, il cuore si rilassa in questa posizione, la punta bassa del cuore si rilassa, è veramente una ottima posizione. Ciò che poi dovrete un po' stare attenti di non fare questa posizione subito al mattino, lasciate un attimo che ci sia la fase proprio di risveglio naturale e poi successivamente allora potete mettervi la testa in giù. Io di solito faccio questa posizione proprio nel pomeriggio in là. Quando sento la voglia e la necessità mi metto qui anche da 5 minuti in su. È una ottima posizione anche per il sistema digestivo, ok? Un'altra cosa, quelli che hanno la pressione alta è meglio non farla questa posizione per adesso, ok? Quindi provateci, c'è bisogno di questo attrezzo, 2 moschettoni, 2 corde e ovviamente la spalliera. Adesso la prossima posizione sarà con la sedia o con 2 sedie. La seconda versione utilizzerò 2 sedie comprate all'IKEA, molto semplice. Allora potete mettere qui sul bordo della sedia dei o cuscinetti oppure delle salviette per ammortizzare le spalle. Io invece non appoggio perché per me va bene anche così. Allora devo mettermi la testa in mezzo e agganciare le sedie in questa maniera con il pollice all'esterno.
devo spingere le sedie in basso per far sì che le gambe vengano in alto. Posso fare una gamba e l'altra o posso fare nella versione che vi farò vedere. Il peso del corpo sarà tutto sulle spalle. Appoggio le mani, infilzo la testa e vado con le spalle più in là rispetto verso il muro. Chiudo le gambe, porto il coccyge in alto e tutte e due gambe e su in alto, testa rilassata, peso sulle spalle, piedi uniti e cercate di essere proprio in equilibrio, appoggiando pure i talloni, staccando oppure no i talloni. Lasciate che la testa sia intensamente rilassata in basso, viso rilassato, lingua e stop, occhi chiusi. Posso scendere con una gamba e l'altra o con tutte e due che avete visto prima. Scendo con una e l'altra. Ok? Piedi, appoggio le avambraccia e relax la testa. Questa sarebbe la prima versione, ok? Nel salire. Adesso vi faccio vedere con la gamba, una gamba e l'altra che verrà su in alto. Una è sforbiciata, piano però, una e l'altra. Molto controllata. E scendo con una e l'altra. Se vedete la gamba che va su, l'altra che rimane, percepisco quando c'è un equilibrio e l'altra viene su. Quando scendo, l'altra rimane su, perché se no scendo e posso cascare giù con tutto il peso del corpo. Cercate di fare con molta calma, anche se è una posizione non tanto da principiante, potete chiedere a qualcuno di aiutarvi a mettervi su in alto. Vi lo assicuro che sì, è un po' impegnativa, ma c'è una liberazione del collo molto 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 bella, ok? E poi andiamo alla terza versione. Bene, la terza versione, se vedete, è una S-bar che spinge verso l'esterno i due muri. Questa S-bar si trova al Decathlon a un prezzo molto economico, quindi circa 15-20 euro. Mano a mano io giro, lo respingono contro il muro. Prima di fare la posizione mi appendo in modo tale per cercare di sentire se è abbastanza solido l'aggancio e quindi faccio 2-3 movimenti, tolgo i piedi, bene, va benissimo, quindi dovete stringere bene con tutte e due mani. Ricordatevi sempre di stringere all'interno la corda per poi alla parte inferiore si stringe meglio al bacino. L'unico cambiamento che ho fatto, perché siccome non era sulle spalliere, la spalliera era circa 30 cm più in alto, ho fatto un nodo da una parte e dall'altra della corda. Se per caso dovesse aver bisogno ne faccio 2 nodi, ok? Per adesso mi sembra che sia un'altezza, una buona altezza. Procedimento esattamente uguale, ok? Metto, appoggio le ginocchia alla porta e vado giù in basso. Posso rimanere con i piedi in questa maniera, una variante di quella di stendere le gambe, e con le braccia conserte, o semplicemente con le gambe, con una gamba in su e là dietro, poi con l'altra, oppure tutte e due gambe in su. Appoggio i piedi là in cima e giù in basso.
rilasso, intreccio, intensamente in basso. Per uscire basta soltanto fare esattamente il procedimento al contrario. Sulla testa, prendo una corda, passo una gamba e l'altra e scendo. Allora, questa versione uno potrebbe anche pensare di cadere con la sbarra, eccetera. Allora, io consiglio sempre di fare insieme a un'altra persona, così tieni esattamente un po', come dire, se succede qualcosa, c'è già un'altra persona lì accanto, oppure mettere dei cuscini sotto, ok? Fate veramente con cautela. La prima cosa che dovete fare è stringere bene 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 la sbarra contro il muro. Avete visto, senza nessun problema, ho fatto la posizione, avrei potuto rimanere lì tanto tempo, ma è andata bene, quindi vuol dire che anche a voi va benissimo. Bene, e per ora ho finito. Ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale e schiacciare la campanella di avviso per non perdere neanche una lezione. Allora fate i like e un commento per far sì che questa lezione, questa video lezione raggiunga a tante persone, ok? Ci vediamo lungo le strade.